Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la leggenda a trazione integrale Audi 4, edizione Centauria, uscita numero 4, il modello in scala 1 a 8 ed è la macchina vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, così oltre che guardare le immagini, se vorrete potrete anche dare lettura, anche se non c'è tantissimo da poter leggere come storia, purtroppo. Questo è il contenuto, c'è veramente tanto in questa quarta uscita e bisogna prestare attenzione alla posizione delle parabole. Mi raccomando, è importantissimo, non abbiate fretta. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il mio cuore, siete voi la vita del canale. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Questo è un modello che ho potuto iniziare grazie a un mio iscritto che mi ha incaricato di montargli due auto. Questa è la Lancia Stratos Livrea Italia che sto già facendo io. Siamo arrivati al numero 54. Quindi ringrazio Giovanni per la sua fiducia ed ecco qua. Michele Cinotto nell'aprile del 1981. Bene, siete pronti? Io mi sono avvalso di un lubrificante, non importa quale, l'importante è che sia un lubrificante. Andiamo a vedere il contenuto del fascicolo, che oltre ai pezzi che adesso andrò ad elencare, troviamo il primo raccoglitore. Come si chiudono questi raccoglitori? Guardate, io adesso ve l'ho fatto vedere già chiuso, però si fa così. Guardate. Le due alette, questo lo mettete così, ok? E poi spingete questo giù, fate pressione finché si aggancia. Ecco qua, no, questo qua deve andare sotto, così, ecco, vedete? E questo è il primo raccoglitore. Ce ne saranno due. Questa collezione è formata da 110 uscite, quindi 55 per ogni raccoglitore. Ecco qui. Allora, adesso iniziamo questo montaggio di questo quarto numero. Poi prima di salutarci non andate via perché prendo tutto quello che ho montato dal numero 1 a questo e poi ci salutiamo. Guardate quante cose abbiamo qui. Allora, vi dico subito, dovete fare attenzione perché sono 3 parabole, cioè scusatemi, 6 parabole, sono 2 uguali, 2 uguali e 2 uguali, ma tutte e 3 differenti tra loro, quindi mi raccomando, adesso io cerco di spiegarvi tutto. Questi invece sono tutti uguali, quindi questi possiamo usarli come vogliamo, questi invece no, c'è il destro e il sinistro come potete vedere, qui abbiamo la lettera R,
eccola qui, destro, e qui abbiamo la lettera ovviamente L, anche se, come dico sempre, almeno chi mi segue lo sa, non è così ovvio, dovete sempre controllare, perché potrebbe anche capitare che per sbaglio vi mettano due lettere uguali, quindi attenzione, controllate sempre. Poi abbiamo questi. Questi ovviamente sono le staffe del faro sinistro e del faro destro, dei fari di profondità. Ce ne abbiamo ben 6 fari di profondità. Poi abbiamo queste, che sono il supporto delle staffe, quelle che poi andremo a montare dietro il musetto, per capirci, qua. Così. Ok. Queste poi metteremo le staffe così, vedete? Questa è la destra, sinistra e questa qua, vedete? Queste poi le metteremo così, ok? Perfettamente. E dietro, ma poi andremo a vederlo, si mettono queste. Poi abbiamo ovviamente le 6 qua sotto, che sono i corpi dei fari di profondità, e sono tutti e 6 uguali questi. Ricordatevi, cambiano solo i vetri, che non sono di vetro ma sono di plastica. Poi abbiamo questi, che c'è lente faro sinistro, lente faro destro. Oh, chiedo scusa, no, la lente sono queste le lenti. Lente faro sinistro e lente faro destro. Questi invece possiamo metterle sia a destra che a sinistra. Quello che è importante, e lo vedremo dopo, aspettate che cerco di farvelo vedere, almeno questo. E questa piccola scanalatura che abbiamo qua sopra, vedete? E che a questa parte non c'è. Qui è, vedete che è diritto, qui invece è scanalato. Ecco, quello serve poi per il passaggio della vite. E poi soprattutto, mi raccomando, guardate le scritte. Si deve leggere H4. Se sbagliate le mettete così, non si può leggere. Non è un numero, si vede solo l'H, ma è il 4 al rovescio, quindi mi raccomando. Qui abbiamo la lettera R destro e qui la lettera L sinistro. Nessun problema anche qua. E poi attenzione, perché anche queste sono contrassegnate dalle lettere L e R, quindi mi raccomando, non sono simmetriche, non possiamo metterle sia a destra che a sinistra così come ci piace. Ecco qua le lettere R. Controlliamo che ci sia la L da questa parte per quello che vi ho spiegato prima. E abbiamo la L. Eccola qui. Perfetto. E poi abbiamo questo che è quello che fisserà, eccolo qui, la griglia. Questo è il supporto della griglia, che con una vite BM, questa, andremo a fissare subito adesso. Poi abbiamo 3 serie di viti, la prima l'abbiamo già vista, BM, e qui mi avvarrò di un lubrificante, come vi ho detto. Ricordatevi che in ogni collezione la seconda lettera indica il materiale sul quale viene avvitata la vite. In questo caso M, metallo, mentre le altre due, vedete, abbiamo la lettera finale che è la P. Qua abbiamo MP e AP. P, plastica. E su queste assolutamente non usate mai nessun tipo di lubrificante, perché il lubrificante nelle plastiche le idrata e quindi sotto la spinta continua della vite, che chiaramente è metallo e non è plastica,
cosa fa la plastica? Si allarga, assorbe l'olio e si spacca. Fate attenzione, mi raccomando. Allora, procediamo subito al primo passaggio. La prima cosa che ci dicono da fare è montare i fari, ma prima di fare questo io mi sono preso già una vite BM, sono andato a crearmi il filetto qua con l'ausilio del grasso, olio, quello che volete voi, ve l'ho già detto prima. Quindi mettiamo la nostra bella griglia in metallo, eccola qui, quanto è bella. Così, poi la schiacciamo bene giù, che entri nei suoi perni dedicati. Attenzione, mi raccomando, non abbiate mai fretta di montare il modello, altrimenti lo danneggiate. Deve essere un piacere montare il modello, non una noia o un fastidio, altrimenti ragazzi fate danno. Allora, andiamo a prendere questo qui, e anche questo ha un senso, vedete che è tagliato di traverso e a scivolo, quindi andiamo a metterlo così. Adesso vi faccio vedere, prima capisco io e poi vi spiego. Ok, allora guardate, ovviamente la parte scanalata la mettiamo in battuta contro il metallo qui, e la parte più larga va messa sopra verso la griglia nera, la parte più alta va messa sopra, ok? Quindi così. Prendiamo la vite, se gira non vi preoccupate, la metterete poi in posizione corretta quando si avvicina, che comincia a stringersi. Ecco, guardate, ve la faccio vedere così, vedete? La parte più larga verso l'alto, la parte più stretta verso la parte metallica. Ok? Perfetto così. Che bella, ragazzi. Che bella. Fate solo attenzione che non si accavalli la rete qua sopra sui perni, e non vi preoccupate perché quando andremo a mettere i fari di profondità con questi altri pezzi qui, che anche questi ovviamente andranno messi alla stessa maniera, cioè con la parte più larga verso l'alto, quindi così, vedete, verso la griglia nera, la parte più alta, andrà a spingere la rete, la retina in fondo, quindi non vi preoccupate. Adesso andiamo a montare invece i fari di profondità, ok? Quindi prendiamo questo, ecco qua non dobbiamo sbagliarci, perché guardate, la parte che vedete sotto, dove poi in realtà nella reale c'è la vite con il dado fisso che stringe la parabola di vetro, qua nel guscio, qui ovviamente è riprodotta con lo stampo ed è bellissima, va nella parte bassa. Ecco qua.
quindi così. Questa va rivolta verso il basso, vedete la parte qui, verso il basso. Ok, a questo punto andiamo a mettere queste sopra, la parte liscia va verso l'esterno, la parte rigata va verso l'interno, però attenzione, perché qui abbiamo la scritta Bosch, vediamo se riesco a farvela vedere, ed è qui che dovete fare attenzione a non montarla al contrario. Eccola lì la scritta Bosch, la vedete? Perché si può montare anche così, ma ovviamente così non si legge Bosch di sicuro, quindi mi raccomando, attenzione al particolare. Prendiamo la nostra parabola, inseriamo questa all'interno, ok? La centriamo, vedete? Con quello sotto. Una volta centrata perfettamente, la fissiamo a pressione. Aspettate un attimo che controllo una cosa. Avevo messo la pausa per vedere se c'era una posizione da seguire, nel senso un intaglio, qualcosa, ma non c'è nulla, quindi proprio così come vi ho detto, a pressione sempre sui fianchi, però mai al centro, ricordatevelo, e dovrebbe entrare. Proviamo. Controllate sempre che non si sposti la direzione con il bullone sotto, questo riprodotto. Ok, proviamo a montarne un altro, ma devono essere così, guardate. Però per sicurezza ne montiamo subito un altro e ve lo controlliamo anche. Vediamo se tutti si montano così, con la parte che rimane alta fuori, ma secondo me sì, perché vedete c'è proprio il disegno del vetro. Comunque dai, proviamo. Quindi, stesso discorso. Parte sotto così. Questa ha due scritte, vedete? Bosch Halogen. Anche questa però ovviamente si deve leggere in maniera diritta e la mettiamo così. Ci vuole pazienza, ve l'ho già detto. Se volete fare il lavoro fatto bene, dovete avere pazienza. Ecco qua. Vedete? Perfettamente al centro. Anche qui è a filo praticamente qui e qua esce. Però è così che deve essere, perché non entra di più. Eh sì, però dovrebbe almeno arrivare a filo qua, strano. Proviamo anche questa. Se tutte e 6 stanno così, ovviamente deve essere così. Questa va girata, eccola qui, così. E montiamo anche la terza. E sarà un po' lungo il filmato, ma io preferisco darvi tutte le indicazioni possibili. Però che bello, ragazzi, guardate proprio la lavorazione che hanno usato per convergere proprio il faro che si chiude così, la luce, no? Vedete? A punta viene così. Tac, bellissimo. Così, così, deve essere montata così. Praticamente voi dovete premere su tutte le parti, ma qui a metà deve entrare più di tutto in battuta. Una volta che lì non entra più è finita, non va di più. È inutile che cerchiamo di spingere perché rischiamo di danneggiarla. Solo che, vi dico la verità, non è spiegato così bene.
Anche le foto sono pessime. Comunque, procediamo con questo. Vedete, questo è un altro disegno, come vi dicevo prima, ce n'è 3 diversi e ci dicono ovviamente dove metterli. Poi vi dico anche questo, ovviamente. Questo invece dovrebbe entrare tutto perché non abbiamo la lavorazione che abbiamo qua, vedete? Quindi questo dovrebbe entrare tutto. Così. Non premetele al centro perché le rompete. Guardate che bellezza che è questa parabola e questo faro sopra. Sembra di vetro. Vedete? Non deve arrivare a filo, mi raccomando, Va giù e poi torna su. Deve fermarsi lì, non insistete perché li danneggiate. Andiamo a montare anche gli altri. Quindi facciamo così adesso. Vi ho fatto vedere, metto pausa, monto gli altri 2 e poi ci rivediamo dopo. Bene, adesso seguitemi bene perché per quanto vedo io le istruzioni sono spiegate più o meno bene, ma le foto sono veramente pessime perché non ci fanno vedere proprio la differenza, per esempio, tra questo e questo, che sembrano uguali, ma attenzione, non lo sono, perché qui abbiamo scritto Bosch Halogen sto cercando di mettere a fuoco l'immagine, ecco lì, e qui abbiamo soltanto una scritta Bosch. Quindi attenzione, guardate, prendiamo questa con una scritta sola, ok? Seguitemi, e la mettiamo qui. Prendiamo quest'altra con una scritta sola e la mettiamo qui, sempre con la parte rivolta verso il basso, questa. Queste sono le 2 esterne, sinistra e destra, ok? Poi abbiamo questa, che ha 2 scritte, perfetto, e andiamo a metterla qui. E questa che ha 2 scritte la andiamo a mettere qui. E questi invece, che sono gli unici che si vedono subito, vanno messi sopra, così. Quindi ascoltate, abbiamo separato i 2 fari destro e sinistro, ok? Do un'altra occhiata, ma dovrebbe essere corretto così. Vediamo. Allora, esterno una scritta, interno 2 scritte. Confermo, Guardo un attimo in pausa, ma dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che i faretti esterni hanno una scritta sola Bosch, i faretti interni, questi Bosch Halogen, e questi qua invece che sono lisci sopra. Però controllo bene e vi do conferma. Confermo, come vi avevo detto, ok? Spero di essere stato chiaro, ma quando ve lo faccio vedere montato alla fine capirete ancora meglio. A questo punto prendiamo questi qui che sono i 6 corpi da mettere sotto, plastica, ecco qui, e andiamo a metterli nell'unica maniera possibile. Ovviamente mi raccomando, questa parte qua col finto bullone e vite verso la staffa, mi raccomando, e la mettiamo a pressione. Vedete che combaciano i fori poi dietro? Perfetto.
non spostate la posizione che abbiamo stabilito, perché quella è. Ok, perfetto, siamo a posto. Questo è il gruppo fanali secondari, questo destro, ok, perché la macchina va vista da dietro. Questo è il destro e questo è il gruppo fari secondari sinistro. E infatti il lato guida è il lato sinistro, quindi le macchine vanno viste da dietro, non davanti, ok? Bene, prendiamo quindi la staffa sinistra, questa è la R destra e la mettiamo qua, e questa è la sinistra. Perfetto. E andiamo a fissarci i gruppi fari con le viti. Prima bisogna fissare con le viti MP, 2 viti per ogni corpo che abbiamo montato. Quindi adesso io ve ne faccio vedere una, poi metto pausa al video e dovrete fare lo stesso lavoro ovviamente con tutti gli altri 5. Quindi vi servono 12 viti, 2 per 6, 12, ok? Non stringete tutto subito, montate anche l'altra vite e poi stringete. Ma che bello questo modello, ragazzi! Non esagerate, appena arrivate in battuta con la vite sulla plastica vi fermate, controllatevi le scritte perché devono essere diritte, mi raccomando. Bene, faccio la stessa cosa con gli altri 5 e ci vediamo dopo. A questo punto, una volta montate tutte le viti MP dietro ogni parabola, prendiamo 6 viti AP e ci andiamo a creare il filetto qua sul supporto fari, che è plastica. Ok? Io l'ho fatto in tutte e 6 qua posizioni dove vanno messe le viti. E adesso eccoci qua, iniziamo a montare così. Quindi questo controlliamo che sia la L sinistra ed è la L. Andiamo a smontare adesso, andiamo a svitare la vite che ho messo per creare il filetto, AP, e montiamoci il primo. Stringetelo che non sia ballerino, non deve muoversi. Questo va qui. Vedete, se vi create il filetto non avete possibilità di andare storti quando andrete a fissarle sui supporti metallici, questi.
Questa macchina, ragazzi, è un'opera d'arte. Molti non l'hanno preferita perché vedono il disegno vintage. Vabbè, ma non si scelgono soltanto le collezioni, le aziende non scelgono le collezioni soltanto per la bellezza estetica, che poi è soggettivo tutto questo, perché questa macchina è bellissima, considerate che è degli anni 80, quindi. Ma si scelgono anche per la loro storicità, eh, come si dice, il palmarès, ho sbagliato, praticamente le vittorie, no? E questa, come abbiamo già detto, tra le tante cose che ha vinto il Rally di Monte Carlo del 1984. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Ma vi rendete conto che spettacolo? Bellissima, bellissima. Madonna, che bello, io rimango incantato. Bene, faccio la stessa cosa dall'altra, per la destra, e ci vediamo dopo. Ah, ma ragazzi, ma rendetevi conto che bellezza. Guardate che perfezione. Poi hanno fatto le staffe in metallo, hanno fatto benissimo, avrebbero potuto farle anche in plastica, invece hanno deciso di no e hanno fatto bene. Bravi, bravi alla Centauria, bravi. Allora, guardate, adesso andiamo a montarli e poi vi faccio vedere ancora il particolare della parabola, così siete sicuri di non sbagliare. Prendiamo adesso questo, lo giriamo così, ok? Prendiamo quest'altro qui che è il gruppo fari sinistro, non ci sbagliamo, mi raccomando, questo è l'L, quindi va messo di qua, lato guida, ok? Vado a smontarmi le viti BM che ho avvitato grazie anche al lubrificante che ho usato, mi sono creati i filetti perché ricordatevi, sul metallo dovete usare il lubrificante. Eviterete di fare possibili danni al modello. Mamma mia ragazzi, che roba, che roba. Andiamo a prendere i 4 supporti, dai. Qua sono numerati, ma non vi preoccupate perché potete metterli come volete. Comunque io farò 1, 2, 3 e 4. Ricordatevi la parte alta verso la mascherina nera. Così, adesso poi vi faccio vedere. Prima fisso con le viti. Avete visto con quanta semplicità si riesca e facilità a avvitare subito la vite nel metallo se vi create prima i filetti? È una cosa ottima da fare. Ottima. Allora. Non stringete tutto subito, mi raccomando. Ecco qua, guardate. Devo ancora stringere bene. Vedete? Parte alta più spessa verso la mascherina, così come abbiamo fatto con questo. E poi mi raccomando, qui deve essere perfettamente in linea la parte piatta con sopra qui. Montate il modello bene, non prendete l'abitudine di dire ma sì, va, tanto va bene così, tiene, non fate questo, è un errore. Ecco qua.
mia, ragazzi, non lo guardate, non riesco a trovare l'aggettivo giusto per definire la bellezza di queste prime parti che sto montando di quest'auto. Giovanni, hai fatto molto bene a farla. Perché se ti piace in foto, e ti piacerà di sicuro, perché non l'avresti scelta diversamente, quando la vedrai dal vivo c'è da incantarsi per la bellezza e il particolare, poi il particolare, ok. Tanto ragazzi, quando io faccio le pause potete tranquillamente iscrivervi al canale senza problemi, eh? Non vi preoccupate che male non fate. È una cosa buona e giusta aiutare Michele. E se volete aiutarmi ulteriormente, condividete i miei video nei gruppi dedicati. Grazie. Controlliamo. Adesso vi faccio vedere il montaggio finale. Dobbiamo ancora montare le luci laterali con le frecce. No, con le frecce, chiedo scusa, i faretti laterali, ma vi dico che qua siamo già a un risultato pazzesco, pazzesco. Guardate che roba, ragazzi. Ma vi rendete conto? Ma stiamo scherzando, ma vi rendete conto? Dire che è bello, ma è dire poco. Meraviglioso. Allora, guardate, un'ultima volta ve lo faccio notare in questo video. Le due scritte, vedete, qui abbiamo Bosch Halogen, qui solo Bosch ed è rigato, e qui Bosch ed è liscio. Abbiamo le righe verticali ovviamente, ma è liscio. Ecco, le due scritte vanno dalla parte interna del faro. Queste le laterali, le esterne vanno una scritta sola, Bosch, Bosch singola, ok? Bene, adesso passiamo a montare l'ultimo pezzo, quindi 1, 2, 3, 4, ok? Ricordatevi, R destra, L sinistra, questi vanno bene sia di qua che di là, ma vanno, guardate le scritte, ok? H4, mi raccomando, e queste invece sono contrassegnate con la lettera, che la trovate qui, ve l'avevo fatta vedere anche prima. Eccola, questa è la sinistra, L, oh sì, comunque qui c'è la L, quindi la mettiamo con la lettera L ovviamente, e questa è la R. Qui. Bene, guardate, prendiamo questo, vi dico subito, mettiamo questo in questa maniera, vedete che abbiamo la lettera L qui? Bene, questo va messo così, lettera L di qua, ecco fatto, vedete? L, L, perché questa parte argentata, più alta, va verso l'esterno. Qui deve essere così, verso la mascherina interna, ok? Bene, adesso prendiamo o uno o l'altro e andiamo a metterlo così. Guardate cosa serve la scanalatura, adesso vi faccio vedere. Se ci fate caso, qui il foro è distante dal telaio, qui il foro invece è vicino al telaio, quindi la scanalatura va messa così. Vedete che qui la scanalatura dove ci va la vite.
Ma questo si può montare anche così, ma è sbagliato, perché poi vi trovate la lettera e il numero al contrario. H4, mi raccomando. Allora, questo va così, poi prendiamo questo qua, L, e andiamo a metterlo così. Guardate, vedete il dentino? Non così, anche perché così non entra, ma così. E lo facciamo entrare qui. Perfetto. Prendiamo questo e lo andiamo a mettere così. Ecco. Se infatti ingrandiamo l'immagine, troveremo la scritta H4 perfettamente in maniera corretta. Eccola lì, la vedete? H4. Così deve essere. A questo punto prendiamo due viti MP e fissiamo questo. L'altro non ve lo faccio vedere perché è la stessa cosa, quindi metto pausa e poi ci vediamo dopo. A me sembrano piccole queste viti, ma siamo sicuri che sono le MP? Boh. Vediamo. Sì, sì, sono queste, perfetto. E a volte possono anche sbagliarsi, eh. Madonna, ragazzi, è bellissima, ma è molto più bella di quello che si vede in foto, è molto più bella. Vabbè, dai, ve lo faccio vedere lo stesso, dai, facciamo in fretta tanto. Questo si monta così. Ecco qua. Questo ricordatevi, la R deve leggersi in maniera diritta come la L di là. La scanalatura va verso l'alto, dove ci va la vite, quindi così. Vi ricordate? Ok, perfetto. E questo si mette così, con la parte argentata verso la freccia laterale. Ecco qua. Perfetto, così. Mettiamo le due viti e abbiamo finito il montaggio. Poi, prima di salutarci, come vi ho detto anche prima, prendo tutto quello che è stato montato fino a questo numero 4 e c'è già abbastanza, eh. Siamo solo al numero 4, ma c'è già abbastanza. Poi sì, lo sappiamo, più avanti ci verranno dati pochi pezzi, molti si lamentano, ma non è possibile, 12 euro. Ragazzi, il finale del prezzo lo sappiamo, se ci dessero anche una vite, chi se ne frega, tanto è quello il prezzo. Non cambia niente per noi. Ok? Guardate, io non ho più parole, guardate voi. Spettacolo, che bello. Poi guardate anche le staffe, ecco perché sono sinistra e destra, vedete? Perché convergono verso l'interno, verso il centro dell'auto per fare luce, no? Ovviamente. Se noi avessimo sbagliato, le avessimo montate al contrario,
queste andavano verso l'esterno, dove non serve. Vedete? Ve ne accorgete qua, se guardate, che sono messe così. Sono fatte apposta. Ed è giusto che sia così. Poi se volete potete anche inclinarli un po' questi, vedete voi, però insomma. Allora, poi andiamo a vedere il resto. Sto prendendo gli altri pezzi. Ecco qua. E abbiamo anche la ruota. Guardate. Se mi avete seguito avrete anche visto che ho fatto già sostituire due pezzi che erano fallati. Il primo aveva una crepa qui, se guardate la prima uscita lo vedete, e questo adesso è a posto. E ho fatto sostituire anche questo, il cofano anteriore, un'altra opera d'arte, perché aveva un difetto qua, ve lo ricordate? Che adesso ovviamente non c'è più, meno male. Eccolo lì. Però abbiamo un po' di vernice che manca appena qui, ma è cosa da nulla rispetto al difetto che avevamo qua prima. Qua non è un problema, si prende un po' d'antracite, si tocca appena appena, non si vedrà neanche. Ma quello che volevo farvi notare, come ho anche detto quando ho montato questa uscita, è la stessa editrice della Lancia Stratos, che è bellissima la Lancia Stratos, ma la Lancia Stratos hanno fatto la placchetta sempre in alluminio ma adesiva e hanno riprodotto le viti finte. Qui invece non è adesiva, è una placca in alluminio e hanno messo le viti vere. Ecco, sicuramente questo evita che possa scollarsi col tempo. Ed è una bellissima cosa questa, perché si migliorano e questo è importantissimo. E così è stato. E io apprezzo che Centauri abbia fatto questo. Guardate che bello, non so se si riesce a vedere, ma le luci sono al massimo. Sì. Boh, sarò io che non vedo più. Parte sotto, finto carbonio, hanno riprodotto la battuta delle guarnizioni e questo addirittura, guardate il paracalore, ma vi rendete conto? È meraviglioso, meraviglioso. Poi abbiamo la ruota, eccola qui, l'anteriore sinistra. Avete visto la modifica che ho fatto qua nel disco per evitare che la pinza dei freni che è in metallo tocchi il disco ventilato che è in plastica e rovini la vernice tutto intorno. Non ci dobbiamo giocare, lo so ragazzi, però vedete adesso non tocca più, è bellissima. Questo ricordatevi che deve essere mobile, è stato fatto apposta così. E buon, vediamo un po'. Guarda, madò. Giovanni, che bella quest'auto. Sono contento che me l'hai commissionata. Ma non per un fatto economico, lo sai, ci siamo parlati, ma per quello che ci siamo detti. È bellissima. Guardate. Bene. Io vi ringrazio del vostro tempo. Come vi ho detto, questo è un canale per chi lo apprezza, che non si limita al solo montaggio, ma cerca di proprio accompagnarvi per non farvi fare errori. Spero lo apprezziate. È normale che i video non possono durare 7 minuti o 10. Come vi ho detto, magari sarebbe tutto più semplice anche per me, però non mi va di fare dei video così. Se guardate sulla mia home ho scritto il perché ho aperto questo canale. Un saluto a tutti
Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Vi ringrazio del vostro tempo e se potete e apprezzate quello che faccio e vi piace, per carità, ci mancherebbe, iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, aiutatemi a crescere. Siete voi la vita del canale, senza di voi il canale muore. Non dico io perché, insomma, però ecco, sono contento di fare questo. Sono nate delle dinamiche che neanche mi immaginavo. Sto arrivando quasi a 1 milione di visualizzazioni, totale, non è un video, magari. Però ecco, per uno che di questo ne fa una passione e non certo un guadagno, perché insomma sono più le spese, basti vedere quello che sto facendo nella playlist del canale e vi renderete conto. Però quando leggo i commenti vostri, come ho già detto prima, mi fanno stare bene, ecco, mi fa star bene, dico che bello, non ho salvato nessuno, però ho risolto magari dei problemi a qualcuno che aveva delle difficoltà, che magari non voleva fare il modello, ma poi ha deciso di farlo perché mi segue e io l'aiuto. Bene, io di questo vi ringrazio. Grazie di cuore a tutti. Ciao ragazzi.